tutti i modi per usare le potature dell'olivo. Ciao amici del bosco, le potature dell'olivo non si buttano e non si bruciano. Vediamo in questo video quante cose ci possiamo fare. Io vado a raccogliere anche le potature degli altri. Le potature dell'olivo sono una grandissima risorsa, pensare di bruciarle, farle sparire, trasformarle in cenere è veramente una sciocchezza. Lo sapevano i nostri bisnonni che non avrebbero mai buttato via una risorsa. Oggi abbiamo ancora più mezzi e idee per utilizzarli in modo costruttivo. I rami dell'olivo possono essere trasformati in cippato. Si può fare con una macchinetta piccolina come la mia, che si può utilizzare quando si ha soltanto un paio di piante o poco più, oppure si può utilizzare un grande cippatore se si ha un oliveto. Il modo più semplice è lasciarle esattamente dove sono, ovvero sotto i nostri olivi. Se abbiamo una trincia o una cippatrice possiamo trasformarli in piccoli pezzi, schegge, incippato e lasciarli a terra. Il suolo si occuperà di digerire tutti questi resti che entreranno a far parte dell'humus, quindi andranno sicuramente a migliorare il terreno. Se abbiamo la possibilità di trinciarli, di sminuzzarli con un biotrituratore, saranno molto più semplici da trasformare per gli organismi del suolo, verranno facilmente aggrediti dai funghi, verranno insomma presto integrati nel resto del terreno. Non tutti abbiamo a disposizione però questi strumenti e quindi ci sono altri sistemi sempre per lasciarli nella terra e permettere loro di trasformarsi insieme ad essa. E vediamo il risultato. Già così sono molto più semplici da gestire per tante funzioni diverse. Questo materiale, già essendo il rametto completamente rotto, si avvia alla decomposizione rapidamente. Non bruciate le potature, ma iscrivetevi al canale del Bosco di Ogygia e mettete un mi piace a questo video. Un'obiezione che si fa quando si decide di lasciare a terra il materiale di potatura è che si potrebbero propagare malattie, come per esempio la rogna. In realtà è stato provato, scientificamente dimostrato, che il batterio responsabile della rogna, una volta che il ramo è stato tagliato, quindi dopo un paio d'ore, muore, quindi non c'è nessuna possibilità di propagare questo problema. L'olivo, tra l'altro, è una pianta sempreverde, quindi abbiamo sia il legno che le foglie da restituire alla terra e si tratta di una pianta particolarmente ricca di sostanze benefiche. Pensiamo soltanto a quelle che ritroviamo nell'olio, ok? Quindi il resto della pianta ci offre comunque tante molecole interessanti che andranno ad arricchire il suolo. Tra l'altro si sta riscoprendo anche la possibilità di utilizzare anche gli scarti dei frantoi nella terra e allora perché non utilizzare anche gli scarti della potatura che hanno le stesse proprietà. Qui c'è un po' di materiale pronto per l'orto e anche per la compostiera. Qui vediamo appunto i ramettini un po' più grandi, ma si può anche separare perché poi alla fine viene facilmente avere, vedete, quasi solo foglie. Queste possono andare direttamente nell'orto o nella compostiera. Portiamo tutto questo all'orto e andiamo ad utilizzarlo. Uno degli utilizzi che mi piacciono di più è quello per creare i sentieri. Questo materiale, in parte legnoso, è ottimo perché va a creare uno strato di humus quando si decompone, ma crea anche un tappeto che non va a creare fango quando dobbiamo attraversare i vialetti nei periodi di pioggia. Le radici dal nostro orto se le andranno a prendere poi questa roba. Per i vialetti va bene anche questo materiale qui ancora un po' strutturato, vedete c'è la forma del rametto, ma si decompone anche abbastanza rapidamente e l'olivo è un buon nutriente per l'orto. Biotriturando le potature di una pianta sempreverde restituiamo al suolo un materiale equilibrato, abbiamo sia carbonio che azoto e tutto questo aiuta l'attività degli organismi della terra. Se non abbiamo come tritare queste potature, semplicemente creiamo dei cumuli. Mettiamoli in posizione dove non ci daranno fastidio, naturalmente non li possiamo lasciare proprio sotto la chioma dell'olivo dove poi dovremo andare a raccogliere le olive, ma se creiamo dei cumuli più lentamente otterremo lo stesso risultato. Le foglie cadranno presto, andranno a terra, verranno ricomposte per prima, ma col tempo anche la parte legnosa verrà reintegrata. Ecco, è iniziato a piovere, perfetto, così abbiamo il tappetino che inizia subito a decomporsi. Questo materiale, soprattutto la parte più fina, le foglie, le mettiamo volentieri nel compost, sono un'aggiunta
perfetta che andiamo a integrare a tutto il resto. Adesso giro un po'. Nel compost vanno bene anche i rametti, non vi preoccupate, perché poi qua dentro c'è di tutto per la decomposizione, anche i funghi. Vi piace la nuova compostiera? Bella grande, eh? Il materiale legnoso, come le potature tritate, appoggiate a terra come pacciamatura anche sotto agli alberi, sono molto utili. Contengono le erbe, ma soprattutto formano questo terriccio scuro che va a formare l'humus. Diventa una roba preziosa, in parte ancora non è decomposto, ma se vedete qua c'è una terra molto nera. Questo è già parte di questo materiale legnoso che è stato digerito. I rami dell'olivo sono anche molto flessibili e possono essere utilizzati persino per fare dei manufatti come dei cesti e dei panieri, quindi quello è un altro modo per utilizzare parte di questo materiale. E poi ci sono le foglie sono ricchissime di proprietà e le possiamo utilizzare anche per la nostra salute. Si possono essiccare e farci delle tisane e si possono anche estrarre le loro proprietà attraverso una fermentazione speciale facendo dei fervida. I fervida sono un liquido acetico che si ottiene dopo almeno un anno di invecchiamento, di fermentazione, di trasformazione e alla fine lo possiamo utilizzare in gocce anche per il nostro benessere personale. Abbiamo fatto dei video su questo argomento, quindi trovate tutto il procedimento nel video che vi mettiamo in descrizione. Le foglie fresche di olivo sono anche un buon mangime per animali erbivori, pecore prima di tutto, quindi pensiamo anche a questo utilizzo. Con queste ci faccio un recinto. Il recinto l'avevo iniziato l'anno scorso, queste sono esattamente fascine di rami d'olivo. Adesso non vediamo più le foglie stanno cadendo, alcune sono ancora qui, altre sono direttamente a terra. Vedi quanta materia utile che si sta trasformando? Un recinto del genere ha molte utilità, in questo caso mi serve un po' come sponda e zona protettiva di una parte dell'orto. In più qui ci posso far salire delle rampicanti, creo una protezione per esempio dal vento. È una zona un po' più umida perché avendo tutta questa materia organica io qui ho un posto dove l'acqua evaporerà molto meno, quindi mi proteggo dal caldo, mi proteggo dal freddo, do ospitalità agli animali perché qua dentro ci può entrare di tutto, ci possono essere dei ragni che vanno a fare la ragnatela, degli insetti, delle lucertole, insomma questo può essere un rifugio per tanti animaletti utili nell'orto. Vista la stagione, per legarli sto usando i tralci delle viti che sono stati appena potati e sono ancora quindi flessibili. Se vogliamo comunque ricorrere al fuoco, al bando i roghi liberi, ma possiamo per esempio creare delle biochar, un carbone vegetale con speciali caratteristiche che attraverso una combustione controllata ci restituisce un materiale che poi aggiungeremo al suolo. Ha una importante funzione perché va a aumentare la porosità del terreno, la sua ricchezza di microrganismi, la sua capacità di catturare acqua, insomma un materiale molto importante in questa fase storica in cui stiamo cercando di riportare carbonio dentro il suolo e in cui cerchiamo di contrastare gli effetti del cambiamento climatico. Il legno un po' più grande poi, se lo facciamo asciugare bene, diventa il nostro combustibile da utilizzare a casa, nella stufa o nel camino. Abbiamo visto tantissimi possibili utilizzi delle potature di olivo e il limite è solo la fantasia. Il mio elenco non è esaustivo, ne potrete trovare molti altri, quindi mi raccomando, non bruciamoli in campo, non serve a niente, è un grandissimo spreco, un inquinamento completamente inutile. Ci vuole un po' più di lavoro, forse un po' più di fantasia, ma prendiamoci il tempo che ci serve e gestiamo bene le nostre potature e quindi la nostra terra. Avremo un pianeta migliore. Grazie di aver visto il video e ci vediamo al prossimo. Ciao!